Ieri è stata annunciata la morte di James Randi. L'illusionista canadese aveva trascorso la seconda parte della sua vita a denunciare i trucchi usati per millantare capacità paranormali. Ma poiché tutti in questi giorni lo ricordano per le sue doti nello smascherare le illusioni, in una serie dedicata alla meraviglia preferisco raccontarvi la prima parte della sua carriera. A 19 anni, con il suo vero nome, Randall Swing entra nel circolo magico di Toronto. Abbraccia il mentalismo e a 21 anni finisce sui giornali per aver previsto che gli Yankees avrebbero vinto la World Series. Quando passerà a occuparsi di scienza, queste performance psichiche gli verranno rinfacciate, ma in realtà sta solo facendo il suo dovere. Quando è fatto bene, il mentalismo offre al pubblico l'esperienza estetica del paranormale. A 28 anni, facendosi chiamare il sorprendente Randy, si esibisce in radio. Seguimi in questo viaggio nel tempo. Se ti procuri un mazzo di carte, puoi giocare anche tu. Tornando indietro di 64 anni, ci stiamo sintonizzando sulle frequenze della stazione WAR, che trasmette dall'Empire State Building. Per partecipare a questo esperimento di visione a distanza, mescola un mazzo di carte. Dividilo più o meno a metà e ricorda la carta in fondo al mazzetto che hai alzato. Quella è la tua carta. Richiudi il mazzo e distribuisci le carte faccia in alto a 6 persone immaginarie. Una di loro riceverà la tua carta. Tieni d'occhio quel mazzetto, perché proseguiremo con quello dove finisce la carta che hai scelto. Poiché le carte sono 52, alla fine non tutti i mazzetti conterranno lo stesso numero di carte. Alcuni ne conterranno 8, altri 9. E come ti accorgi distribuendole? Se le hai mescolate bene, si trovano tutte alla rinfusa. Io, che ti parlo dal 1956, non ho idea dell'ordine in cui si trovano, né dove sia finita la tua carta. Quando hai terminato la distribuzione, elimina i mazzi che non contengono la tua carta e tieni solo quello che la contiene. Prendilo in mano tenendolo a faccia in giù. Ora tieni la mano aperta a poca distanza dalla prima carta. No, non è la tua, eliminala. Fai lo stesso sulla successiva. No, neanche questa è la tua. Rimetti la mano sulla carta in cima. No, neanche questa. Ripeti la stessa mossa, elimina anche questa carta. Metti la mano sulla carta in cima, sento qualcosa, capovolgila, è la tua carta. Il sorprendente Randy ha colpito ancora. 4 anni dopo, nell'ottobre del 60, Randy descriverà questo gioco sul numero 22 della rivista canadese Ibidem. A colpirmi, in quell'articolo, è un dettaglio in apparenza minore. L'illusionista non si firma come al solito The Amazing Randy, il sorprendente, ma una volta tanto la prende bassa e si firma il modesto Randy. Poiché Randy verrà celebrato per molte virtù, tra tutte io scelgo la modestia, che per un illusionista è tanta roba. Buon viaggio, modesto Randy.